Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video di Ok Bimbi. Oggi incartiamo facile. Allora prendiamo tutto quello che ci serve: carta da regalo, nastri, forbici e scotch. Scotch scegliete quello che preferite, biadesivo, scotch normale, ma se non l'avete fa lo stesso, vi farò vedere come. E allora incartiamo. Io ho scelto una scatolina. Eccola qui, questa è la scatolina di un orologio, però va bene insomma la scatola qualunque del pacchetto del regalo che avete scelto di fare. Ho scelto questa scatola perché ha una forma abbastanza regolare e simile a molte altre, alla maggior parte. Prendiamo ora il nostro foglio di carta e facciamone la misura. Partiamo dalla parte laterale, diciamo le alette del nostro pacchetto. Come le misuriamo? Facciamo in modo che arrivi oltre la metà del lato, sia da una parte sia dall'altra. Se la copri tutta è ancora meglio, quindi togliamo l'eccesso. Mentre la parte lunga deve avvolgere completamente il nostro regalo, anche un po' di più. Ci mettiamo in una posizione comoda e andiamo a piegare il lato più corto in modo da avere un lato più rifinito, quindi avvolgiamo il nostro pacchetto. Se vogliamo che venga proprio preciso, facciamo questo lavoro: disegniamo le pieghe così, con una lieve pressione lungo il pacchetto. Quando andremo ad incartare definitivamente, queste pieghe ci aiuteranno a definire la forma della nostra scatolina, così verrà un pacchetto davvero carino. Ora lo posizioniamo facendolo coincidere proprio con la piega che abbiamo disegnato prima. Se il foglio ha già delle piegature preesistenti, facciamo in modo che quelle più evidenti coincidono proprio con i nostri angoli e tagliamolo di conseguenza. Quindi andiamo ad avvolgere. Non è necessario fare il risvolto ad entrambi i lati, l'importante è che rifiniamo quello che poi si vedrà. Ecco qui, vedete, deve venire così: una parte lo avvolge tutto, l'altra va a chiudere. Ora, se volete, potete mettere un pezzetto di scotch, ma non è necessario. Mettiamo il caso non ce l'abbiamo a casa, teniamo così con il dito. Tenendo fermo con il dito andiamo a portare il lembo di carta che coincide con il retro del nostro pacchetto all'interno, quindi formiamo queste due pieghe, vedete questi due angoli. Vi faccio vedere meglio con quest'altra inquadratura. Andiamo di nuovo a formare questa piega e con una lieve pressione andiamo a definirla, quindi giriamo il pacchetto e facciamo la stessa cosa. Con molta delicatezza e calma andiamo a fare delle lievi pressioni perché la nostra carta non si rompa. Facciamo con delicatezza. Vi consiglio una carta morbida per un tipo di pacchetto come questo. Come vedete rimane un pochino sbordante l'interno, quindi lo riapriamo e facciamo questa piccola piega per portarlo all'interno. Eccolo qui. Andiamo quindi a fermarlo con lo scotch, ma se non lo abbiamo lo poggiamo sul tavolo e proseguiamo con l'altro lato. Portiamo dentro come primo il lato posteriore, quello dove c'è la chiusura, quindi andiamo a fare pressione sulla piega e la portiamo all'interno. Una nuova pressione, giriamo e di nuovo all'interno fino all'ultima, quando arriverà questo angolino qui. Lo rifiniamo in questo modo, portando all'interno l'ultimo pezzettino in modo che non sbordi fuori, ed eccolo qua, perfetto. Con una lieve pressione del dito lo teniamo fermo e adesso recuperiamo un nastrino. Se vogliamo usare lo scotch, ovviamente mettiamo un pezzetto di scotch. Se non abbiamo lo scotch, utilizziamo il nastrino. Come vedete, semplicemente facendo pressione e tenendo fermo con le dita possiamo incartare il nostro pacchetto senza la necessità dello scotch. Una volta fermati i lembi laterali, andiamo a fare questo movimento con le dita, quindi mettiamo uno verso l'altro e poi tiriamo.
Quindi tenendo fermo la croce, diciamo così, sul lato superiore, portiamo sotto il nastrino e torniamo sopra. Ora tiriamo il primo filo e l'altro che abbiamo fatto passare sotto lo facciamo passare di nuovo sotto, ma stavolta sotto il nodo. Tagliamo l'eccesso così non ci sarà di impiccio. Eccolo qua, vi faccio vedere, teniamo fermo qui, passa sotto. Lo recuperiamo e questa volta fermiamo con un nodino. Con questa tecnica non sarà necessario avere qualcuno che ci tiene fermo il filo e soprattutto non avremo la parte sotto che sborda, cioè che fa spessore. Se è scappato un angolino lo rimettiamo subito al suo posto, come vedete è perfetto. Adesso andiamo a definire il fiocchetto. Come facciamo a fare un fiocchetto carino? Prendiamo un altro po' di filo, lo avvolgiamo sulle dita qualche volta, diciamo 5-6 volte, non troppe perché altrimenti poi sarà difficile da gestire. Facciamo una pressione al centro, lo posizioniamo al centro del nostro nodino e facciamo passare sopra e poi sotto uno dei lembi del nastrino. Quindi il secondo lo facciamo passare sotto la cocca, chiamiamola così, insomma, il lato del fiocchetto, e fermiamo con un nodino. Ma guardate quanto è carino. Non vi nascondo che questo filo è di recupero, quindi è un nastro che io avevo già a casa, non di un regalo ricevuto ma di un pacchetto di pasticceria. Io tengo sempre i nastri della pasticceria perché li riutilizzo. Mi piace fare pacchetti, ma non mi piace sprecare e mettere nell'ambiente troppa immondizia. Diciamo che il pacchetto poi alla fine è una qualcosa che viene scartato e si butta, quindi più riusciamo a riciclare meglio è. Ecco il nostro pacchetto, guardate che carino, e ditemi se non è stato facile, anche senza scotch. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuta questa tecnica, se vi è rimasto davvero facile incartare, che cosa avete regalato voi per Natale. Un video non può dirsi completo senza i vostri commenti. Allora io vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, spero il video vi sia tornato utile. Se è così mettete un like e se non siete ancora iscritti iscrivetevi subito per questo ed altri fantastici video. Buon Natale ragazzi, buon Natale a tutti!